Un cordiale saluto a tutti i partecipanti al meeting da Cesare Bellò. Ringrazio e saluto in maniera particolare Jennifer, Lourdes e Bob per averci dato l'opportunità di condividere il work in progress del lavoro sui curculioni idea del Monte Grappa Italia. Il volume, la cui pubblicazione è prevista entro la fine di questo inverno, uscirà per i tipi della World Biodiversity Association Editore. Sarà il quinto della collana Memoirs on Biodiversity. Qui vedete però la copertina di un nostro quarto volume relativo al catalogo dei curculioni idea dell'arcipelago toscano, volume che ha ottenuto un riscontro scientifico, istituzionale e divulgativo al di là di ogni più rosea previsione. Ricordo che di norma i cataloghi sono un elenco di specie per gli addetti ai lavori. Abbiamo quindi inteso con questo nuovo volume riproporre il nostro format e se possibile migliorarlo. Per chi fosse interessato e volesse vedere questo format esplicativo della biodiversità dei curculioni su un dato territorio, può liberamente scaricare il volume dal sito di ResearchGate. Come potete vedere da questa slide, le due aree indagate, pur insistendo tutte e due nella regione paleartica, fanno riferimento a regioni biogeografiche italiane molto diverse, tirrenica ed alpina. Quindi con l'uscita del volume sui curculionidae del Monte Grappa saranno presentati circa un terzo dei 2500 curculionidae italiani ad oggi noti. Ma veniamo al volume sui curculionidae dalla riserva della biosfera Monte Grappa. Già da questa prova di copertina possiamo comprendere come si tratti di un unicum, perché la cima è stata spianata per accogliere i 25.000 caduti della Prima Guerra Mondiale. Faccio presente che tutta l'area oggetto dell'indagine è stata coinvolta dalle devastazioni ambientali di questo conflitto globale. Tutti noi autori, siamo in 10, dedichiamo con affetto e gratitudine il volume al nostro mentore e amico Giuseppe Osella, recentemente scomparso, 1936-2022. Per lui i coleotteri erano soprattutto un mezzo di incontro interpersonale, non un mero oggetto di reputazione scientifica. Nessuno poteva sfuggire alla sua appassionata motivazione. Ci è stato vicino quando abbiamo avuto bisogno di lui, ad esempio, la sua sterminata biblioteca specialistica sempre a nostra disposizione. Grazie Beppe, così lo chiamavamo. Ci manchi e ci mancherai. Il Monte Grappa, al termine della Prima Guerra Mondiale, era una pietraia, un deserto biologico. Confrontiamo la foto storica con la foto attuale, scattata nello stesso posto. Sullo sfondo le Dolomiti, altro patrimonio UNESCO. Attraverso la ricerca abbiamo cercato di capire se omnia vincit natura nel tempo, se la natura è in grado di vincere nel tempo sopra ogni cosa, se la natura vince anche le guerre delle quali è stata vittima indifesa, se ha vinto in particolare nell'area laboratorio del Monte Grappa, tra i fiumi Brenta e Piave. Le foto storiche e le foto odierne a confronto degli stessi ambienti sono la plastica dimostrazione del cambiamento, ma anche i risultati importanti della ricerca che abbiamo ottenuto. Il territorio oggetto della ricerca è quello riconosciuto dall'UNESCO nel 2021 come patrimonio dell'umanità, con la denominazione Monte Grappa, Uomo e Biosfera Riserva. Il territorio ricade nella regione paleartica e nella regione alpina. Nel settore delle Alpi sudorientali si tratta di un'area di 66.000 ettari circa. Da notare che la complessità orografica sommata alla storia geologica del massiccio, alla posizione biogeografica alpina, il clima generale e i tanti microclimi creati dalla complessa morfologia, alla rilevante storia umana, sono la ragione di un'importante biodiversità. Alcuni numeri della ricerca. Abbiamo raccolto e studiato 26.500 esemplari di curculionidae appartenenti a 531 specie, di cui 263 segnalate per la prima volta dell'area. Da segnalare anche 2 specie endemiche del Monte Grappa, i 2 Baldorincus già descritti e almeno 4 specie nuove per la scienza in corso di descrizione. Con l'uscita del volume sarà disponibile sul server della VBA, che ricordo ha sede presso il Museo di Verona, questo database. Il database è già implementato con 5.500 record e sarà strutturato come segue: famiglia, genere, specie, autore, anno di pubblicazione, i vari cartellini relativi alle raccolte, il cartellino di determinazione, note, il numero di esemplari, le coordinate, la quota, la data di raccolta, dove è depositato l'esemplare, la base del record, chi ha immesso il record, da chi è stato determinato l'esemplare, la corologia, la categoria trofica, la categoria ecologica, l'habitat e la preferenza termica della specie se presenti. Vi presento i ricercatori a vario titolo nel volume.
questo sono io, una ventina di persone che come coordinatore di questo volume sui curriculum idea del Monte Grappa vorrei ancora una volta ringraziare. Senza di loro il progetto, che potrebbe essere un unicum nell'editoria scientifica e specialistica, non sarebbe arrivato a questo punto. Grazie. La parola ora a Leonardo Forbicioni, eccolo qua, vicepresidente VBA Onlus, responsabile NatLab Museo Naturalistico Isola d'Elba, che vi parlerà più specificatamente dei curculum idea presenti nella riserva della biosfera del Monte Grappa. Grazie. Grazie Cesare per avermi passato il testimone. Sono Leonardo Forbicioni, vi mando un caro saluto a tutti, vi ringrazio in particolare per averci dato la possibilità di presentare questo nostro lavoro in occasione di questo incontro. Vi sto parlando in questo momento dall'isola d'Elba, che è l'isola più grande delle 7 che formano l'arcipelago toscano, e mi trovo in una stanza, come vedete, del NatLab, un piccolo museo laboratorio che con la nostra associazione ed il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano abbiamo creato qui sull'isola e dove viene custodita tutta la mia collezione entomologica. Il mio intervento cercherò di essere brevissimo e servirà soprattutto ad illustrarvi come abbiamo deciso di impostare questo volume dal punto di vista strettamente scientifico. Come tutti sapete, nel corso degli ultimi anni i Curcuglionidei, la cui tassonomia prima era definita su caratteri morfologici, in questi ultimi anni appunto ha subito una drastica revisione da parte di quella che viene definita la cosiddetta tassonomia filogenetica, basata invece solo su dati analitici e tecniche molecolari, che hanno appunto fortemente ridotto il numero dei taxa, soprattutto quelli sopragenerici. Si è passati ad esempio dalle 16 famiglie proposte da Alonso, Zarazaga e Lial nel 1999 alle sole 6 famiglie proposte sempre dallo stesso autore insieme ad altri nel 2017. A nostro avviso questo tipo di approccio è un risultato di un riduzionismo che è frutto di un'indagine condotta su un numero innanzitutto ridotto di campioni e senza tener conto di altri importanti fattori come possono essere appunto i rapporti ecologici dei taxa. Per questo e per molti altri motivi che qui sarebbe lungo e non c'è tempo di raccontare, ma che saranno trattati in maniera esaustiva nel volume, abbiamo deciso di seguire la nomenclatura proposta dal cortivo Sommacal e Gatti nel 2021. Nel volume ogni famiglia, genere, subgenere e specie saranno elencati in ordine alfabetico e seguiti da indicazioni sulla loro distribuzione conosciuta fino ad oggi. I dati che saranno pubblicati riguarderanno raccolte e osservazioni che sono comprese in un arco temporale di circa 47 anni, dal 1975 fino al 2022. Come potete vedere da questa slide, le famiglie quindi nel volume saranno rappresentate con un indice iniziale dove a fianco del nome della famiglia sarà proposta un'immagine di una specie, diciamo, simbolica o rappresentativa di quella famiglia. Ogni famiglia poi viene introdotta con una o più pagine ad essa dedicate, dove vengono riportate sia le caratteristiche morfologiche principali, nonché dati ed informazioni su quello che sono il numero di specie a livello mondiale, la loro distribuzione, introducendo anche alcune caratteristiche biologiche ed ecologiche laddove conosciute. Nel trattare e descrivere famiglie invece particolarmente complesse e numerose come quella degli scolididi, abbiamo deciso di mettere un numero maggiore di immagini dove andiamo a spiegare visivamente in qualche modo quali sono le tecniche di raccolta e quali sono gli habitat dove i rappresentanti di questa famiglia vivono e si riproducono. In particolare, quando c'è stata occasione, come in questo caso, anche foto che rappresentano un po' la biologia, come potete vedere nel caso delle gallerie larvali fotografate nella slide. Le specie poi vengono trattate in pagine separate in maniera un po' più dettagliata e vengono riportate tutte le informazioni conosciute. In questo caso vedete il Platystomus albinus riportato nella foto a pagina intera e a fianco appunto alcune immagini della specie in natura con altre immagini che invece descrivono sommariamente quelle che sono le tecniche di raccolta. Ovviamente non è stato possibile per ogni specie trattarla in maniera esaustiva e dettagliata, quindi
Quindi abbiamo preso specie, diciamo così, a caso e le abbiamo rappresentate con delle immagini. E laddove possibile, come nel caso qui di questo scolidide, vedete, abbiamo messo l'immagine a figura intera dove l'esemplare è raffigurato con un agaro foretico attaccato alle elitre. Sulla destra invece vedete una serie di foto di varie tipologie di gallerie larvali. Durante le ricerche, in particolare in questi ultimi anni, dal 2020 al 2022, sono state rinvenute specie molto interessanti che meritano una menzione particolare in questa occasione. 3 specie possiamo ritenerle simboliche, in questo caso sono l'Oziorhynchus brady, un endemita del Monte Grappa che vive in alcune delle trincee e delle gallerie scavate durante la Seconda Guerra Mondiale. L'altro, quello più a destra, l'Oziorhynchus lasius, invece finora era stato trovato in Italia solo sul Monte Canin in Friuli Venezia Giulia, quindi questo è un dato molto importante. Ma sicuramente uno dei fiori all'occhiello di questo volume è senza dubbio la specie che vedete qui raffigurata, e si tratta di un apionide appartenente al genere Sinapion, molto vicino a Sinapion ebeninum, che invece da un'ulteriore osservazione è stata individuata come una nuova specie che Carlo Giusto, uno dei coautori del volume, sta appunto descrivendo con una pubblicazione a parte. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e vi saluto, buona serata.